Raga, sto scappando via, si è alzata la marea di tantissimo e ho già buttato la tenda sugli scogli, mi sto preparando il tutto, porca miseria. Non mi aspettavo si alzasse di così tanto, ero lontanissimo di un sacco di metri dal mare e di colpo ho sentito l'acqua che sbatteva sulla tenda e niente, voglio, mi devo spicciare. Antumo, guarda, oh, ma io lo sapevo, non lo sapeva. Allora, vedete qua? Qui c'è della sabbia asciutta e quindi qui sopra qui non dovrebbe normalmente arrivare, perché se è asciutta significa che già da qualche giorno appunto non arriva l'acqua. Dove mi sono piazzato ieri era già un po' bagnato, quindi sì, qui però potrebbe anche già andare bene. E sono molto arrabbiato con me stesso perché potevo farlo già da ieri, ma un po' la stanchezza, un po' tante cose, alla fine ho preferito andare un po' più avanti e nascondermi. Però qui dovrebbe andare più che bene. Io credo che più di così non dovrebbe alzarsi, spero vivamente, però sono distante più o meno un 7-8 metri, quindi dovrebbe andare abbastanza bene, raga. Non posso aspettare, devo aprire la tenda perché, ripeto, ho paura che arrivi la pioggia, ma a parte questo non ho altri punti dove sostare. La spiaggia continua così per un bel po' e questa è l'unica zona un po' alta che ho nelle vicinanze. Quindi devo aprire la tenda, la devo fare asciugare dato che sotto è tutta bagnata, come anche lo zaino, tutto. E vive la vita. Allora, ho aperto la tenda e sì, sta arrivando la pioggia, ho fatto giusto in tempo. Comunque questo posto dovrebbe essere abbastanza tranquillo, sento che il mare si sta anche calmando. C'è anche un fratino con il suo piccolino e mannaggia, mi dispiace un sacco perché gli sto dando un sacco di fastidio, speriamo che non scappi via. Mannaggia a me, che errore. Ah, che errore, non me l'aspettavo. Esperienza, si impara sbagliando. Voglio, io mi rimetto a dormire. Ci vediamo dopo. Ragazzoli, che nottata. Oh, che nottata. Ci rendiamo conto, questa notte è arrivato qui, a pochi metri da me. Io ero lì con la tenda e mi ha beccato. Che roba. Vediamo un po' se c'è. Ieri sera qui avevo visto un fratino. Eccolo. Raga, che carino. Non so se lo vedete, è piccino piccino e ci sono anche 2 uova e c'è anche la mamma che è qui vicino che mi sta controllando, è lì in fondo, eccola che si avvicina piano piano. Guarda, guarda, c'è, guarda che furbo, guardalo. No vabbè, ma è bellissimo. Che sta cercando il cucciolo. Ah, ok, possiamo iniziare. Cioè raga, io ero qui, ieri ero qui con la tenda, poi ho dormito là questa notte, però ieri ero qua e il mare a 20 metri
di distanza, cioè lontanissimo, anche di più. E non me l'aspettavo proprio che si alzasse così tanto la marea. È successo soltanto un'altra volta in Italia, 2 volte. Però dai, vabbè, è stata una bella esperienza. Comunque, riprendiamo il nostro cammino e vediamo anche oggi che ne viene fuori. Andiamo. È un paesino molto carino questo, è silenziosissimo, non c'è tanta gente, è molto pulito, bello, ha il suo fascino. Sto lasciando il centro abitato e se vi ricordate nello scorso video vi dicevo che volevo raggiungere, poi non ci siamo più riusciti, un centro abitato che si chiama San Lugar, che si trova più o meno a 10-12 km da qui. Lo volevo raggiungere perché praticamente c'è un rio che non mi permette di continuare sul perimetro, ma purtroppo sono costretto a raggiungere Siviglia. Ragazzi, Siviglia si trova da qui, dalla costa, a quasi 100 km di distanza, cioè devo andare a 100 km all'interno per poi ritornare di nuovo sulla costa. È la svolta più grande che abbia mai fatto lungo i miei cammini. Non ho avuto nemmeno questi problemi al delta del Po, dove ho fatto delle tappe da 50 km per passare da una costa all'altra, e quindi sarà bella dura perché allungo di tantissimo il percorso per 2 km di acqua che non mi lascia passare. Però purtroppo anche questo è perimetro dove devo camminare, quindi siccome non posso farla a nuoto devo camminare lungo appunto il mare, l'acqua, il rio, quello che è. Qui è pieno zeppo di ceuza. Mamma mia, ma che buone, sono dolcissime. Nessuno le raccoglie, nessuno se le mangia, sono tutte a terra e sono troppo alte. No, è caduta. C'è anche un insetto. Tu devi andare via. Bravo. Mamma mia, ma sono dolcissime. Ma che veramente qua stiamo scherzando? Che me ne frega a me, io me le faccio, sono dolcissime, non me le perdo. La gallina ha fatto l'uovo fuori dal pollaio, è rotto ormai, che peccato. Non me lo prendevo, me lo portavo, però si vede che era un bel po' che sta qua. Lei è riuscita a scappare. Vedi come corre, guarda. Ehi, bella pollastrella. Ho raggiunto il centro abitato finalmente, mi sto tenendo sulla costa e raga, vi faccio vedere una cosa. Adesso devo arrivare a Siviglia, devo farmi quasi 100 km per tornare indietro e arrivare lì, da quell'altra parte. Fino a Siviglia è capace che non troverò assolutamente niente, zero totale, e quindi mi sono rifornito di tanta acqua. Ho 4 bottiglie da 1,5 litri all'interno e un bel po' di cibo, quindi più o meno dovrebbe andare bene. Così mangio stasera, è capace che dovrò camminare ancora per altri 5-10 km e poi dovrò mangiare anche domani sera, avere acqua mentre cammino, insomma le solite cose.
Piccioni, fatemi passare che sono arrabbiato, guarda. Fatemi passare. Ok. Qui va bene. Piazzato la tenda, ho messo ad asciugare un po' la roba perché stanotte è successo il macello. È tutto completamente bagnato e niente, dai, il posto mi piace. Ho fatto bene a fermarmi prima anche perché vedo che lì in fondo il cielo si sta nuvolando e almeno così posso mettere a caricare un po' i power bank, perché non so nei prossimi giorni se riuscirò a caricare un po' la roba. Si sta alzando un bel po' di vento e raga, ieri ho perso anche la forchetta, l'acqua si è portato via un po' di cose. Spero veramente che questo non sia un posto trafficato da non so chi. Non ho visto impronte, ho visto soltanto dei simboli tipo questo, che non è che tanto mi piace su quest'albero, però non ci sono impronte, non c'è niente, quindi credo che non venga nessuno. Spero. Io mi chiudo, mi riposo e domani poi vediamo cosa fare, con la speranza di riuscire a camminare, perché se arriva il diluvio qua è un problema. Vabbè, ci vediamo tra un po'. Sono pronto a partire, sono pronto a lasciare la civiltà per un po' e andare in direzione Siviglia. La strada sarà molto, ma molto lunga. Adesso scendo giù, mi avvicino al mare e iniziamo il nostro cammino. Forse le cose potrebbero girare al verso giusto, perché vedo delle barche impantanate e l'acqua che si è ritirata di tantissimo lì in fondo. Forse potrei in qualche modo passare dall'altra parte senza fare tutto il giro. Vai, dai, io ci provo, vado a vedere almeno. Già qui doveva esserci dell'acqua, infatti ci sono delle barche lì in fondo bloccate e altre qui davanti a me, quindi questo più o meno, almeno per me che cammino, è un buon segno. Adesso sto cercando di avvicinarmi un altro po', poi al massimo faccio volare il drone, così verifico se realmente il passaggio c'è o mi tocca fare tutto il giro. Vediamo un po'. Qui inizia già ad essere un po' tutto bagnato. You want to leave this place where we grew up, this old town, just put it all behind. Remember you. Non si può passare. Nel mentre mi sono inzozzato tutto, i piedi e le gambe. Bello. Guardate qua che spettacolo. C'è l'acqua rosea e il riflesso della montagna di sale. Ma quanto è bella. È pieno zeppo di mosche e di zanzare, oh, è incredibile. Questo è il profumo che allontana le donne, le zanzare. È assurdo, nonostante sia coperto di veleno, continuano ad attaccarmi. Adesso non vedono sangue da anni. Mamma mia, sarà tosta. Questo tratto sarà molto duro. Ho lasciato il tratto boschivo e adesso inizio un tratto bellissimo, anche peggio. Adesso non ci sarà proprio nulla. Niente di niente, mamma mia, davvero per tanti chilometri. Ho ancora 3 litri
e mezzo di acqua, quindi dovrebbero bastare. Devo cercare di fare una tappa un po' lunga oggi, vediamo se raggiungiamo almeno i 40 e domani poi un'altra tappa così lunga dovrebbe bastare per arrivare a una zona dove trovo poi qualcosa da bere. Ho lasciato l'habitat delle mosche e delle zanzare e adesso va anche peggio, sto andando a passo spedito perché qui è pieno zeppo di tafani e non è cosa. Se la zona è tutta così sarà un bel problema. Sono più o meno 9-10 ore di cammino al giorno che dovrò fare prima di entrare in tenda, quindi non è il massimo. Porca vacca, non si può. Che cammina insieme a me, guarda. Cioè, è assurdo, è incredibile. Riescono a mordermi nonostante sia il movimento è coperto da fritto. Cioè raga, guardate quanto è vicino, guardate là quanto è vicino e non posso passare. Zapo. Non mi sono mai preso così tanto a schiaffi come oggi, è una cosa assurda. È già da 2 ore che cammino in queste condizioni. Beh. No, raga. Finalmente una cosa positiva! Si sta alzando un po' di vento. Vabbè, dai, lo tolgo, tanto se ne vola. Così almeno allontano un po' gli insetti, più o meno. Ho percorso i primi 30 km e per ora tutto bene. Sto iniziando a sentire la stanchezza e anche perché mi sto massacrando appunto con gli insetti. Se tutto va bene, altri 15 km e più o meno sono a metà del percorso per raggiungere Siviglia, più o meno, non lo so. Però tra 15 km, guardando la mappa, è capace, non lo so che ci sia anche un bar, è capace. Quindi sto cercando di arrivare a 45 e vediamo se il bar è aperto, prendo qualcosa di fresco per sicurezza. È lunga ancora, altre 3 ore di cammino e ci siamo. Anche questo doveva essere un bar, però è abbandonato. Siamo ai 40, lì c'è il bar, ma mi sa che è chiuso. È chiuso, ne sono sicuro. Un secondo, vedo delle macchine, forse qualcosa di aperto c'è. Ok, è aperto. Okay. Che belli, mannaggia, non avevo moneta. Ho detto anche se avete un po' d'acqua non potabile va benissimo, e invece mi hanno dato l'acqua fresca. Ho 1,5 litri dietro, però la tappa di domani anche sarà molto lunga, quindi meno male mi hanno dato un po' d'acqua. Il barretto è questo, non ha un'insegna, però dai, meno male. Adesso sto tornando indietro perché c'è un piccolo boschetto che ho visto prima dove piazzare la tenda. Raga, la cosa bella è che arrivato a questo punto ero convinto davvero che fosse chiuso il bar, ma sentivo di continuare ad andare a controllare e infatti meno male c'era qualcuno. C'ho acqua fresca, comunque è acqua di lavandino. Va benissimo lo stesso. Allora, fammi vedere.
è lì dove ci sono le cicogne. Prima di tutto devo verificare che il punto non abbia nidi come questo di formiche, quindi qua no. Vediamo un po', forse qua ce n'è un altro, qua ci sono le formiche. Proviamo qua. Che roba raga. Wow. Sembra Jurassic Park. Così non consumo l'acqua. Ecco qua. Perfetto. Sono stato appena cagato da una cicogna. Mancava poco che mi centrasse nel piatto. C'era cosa assurda. Piccole schifezze. Comunque sembra fatta apposta perché ha centrato proprio la tenda. E che secondo me l'ha fatta apposta qua per mettermi in guardia, non lo so, per dirmi che se non me ne vado mi imborbandano. Alla prossima cagata, stasera mangio uova. Buon appetito e piatto pulito. Ci vuole. Ora stamattina, dopo aver lasciato la civiltà, non mi sono fermato per niente, nemmeno per appoggiare un po' lo zaino. Quindi sì, mi sono fatto 40 km pieni senza sosta. E niente, devo dire che comunque il posto non è male. Raga, mi piace, sto abbastanza tranquillo, ci sono pochi insetti, ci sono un sacco di mosche, di zanzare, però non ci sono i tafani, ci sono le cicogne, ce ne sono tantissime, però dai, si sta molto molto bene. Niente, arrivati a questo punto ora me ne entro in tenda prima che arrivino davvero le zanzare e domani poi riprendiamo il nostro cammino. Siamo ancora abbastanza lontani da Siviglia, domani voglio avvicinarmi il più possibile, così almeno dopodomani riusciamo a girare il tutto e raggiungere di nuovo la costa piano piano. Ragazzoli, se anche quest'altro video vi è piaciuto non dimenticate di mettere un mi piace, di condividere e iscrivervi al canale. Detto questo, il vostro Nazi vi saluta e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!